Ecco, oggi giovedì 17 novembre inizia una nuova avventura Sail Ironic on the road. Guardate la novità di quest'anno. Eccolo il nostro camper con i suoi bei 7 metri di lunghezza. Sail Ironic on the road. Si parte Con Carletto, il camper perfetto. Siamo in partenza, un saluto agli amici dell'Andorra Match Race e al nostro Goghi. E a Goghi, che non è proprio amico comunque. Comunque, si parte, direzione? Livorno. Livorno. Si va a mangiare casciucco stasera. Casciucco. Stamattina dovremmo avere il traghetto prestissimo per la Sardegna, quindi stanotte dove dormiamo? Da qualche parte a Livorno, cercheremo un posto dove dormire. Di fianco a una trattoria che fa il casciuco. Ah, ecco, va bene. Con la livornese. Partiti! Lasciamo il porto di Andorra, direzione Livorno, per imbarcarci domani mattina. Altra direzione, Sardegna. Visto che la vediamo poco di estate, torniamoci d'inverno e vediamo di apprezzare le bellezze dell'entroterra. Bello questo arcobaleno, ma è proprio l'arcobello. Se tu arrivi a dove nasce l'arcobaleno, c'è una pentola d'oro, si riscopre una pentola d'oro. Allora, abbiamo fatto una breve sosta a pranzo in un bellissimo autogrill lungo l'autostrada, bellissimo, Mezzo in cambio. in mezzo ai camion. Via la torre la si vede, Si vede la torre. ci può fare un passo? Un po' lontano, qui di fianco a Maurizio. La torre là, o là la torre. Ma sembra più storto ogni anno che passa di più. Non è che sei tu che ogni anno che passa ti inclini. Perché invecchio? Tu dici che invecchio, allora mi inclino. Dopo un'estate passata tra Corsica, Sardegna ed Isole Olie, diciamo in Sardegna abbiamo dedicato circa 5 settimane, Mauro? Quante? More or less. Diciamo che le vacanze sono ufficialmente cominciate. Siamo a Marina di Pisa, c'è un tramonto stupendo, però là in fondo sotto il tramonto deve essere la Capraia, qua c'è la Gorgona, sud-ovest pieno, difatti domani ce lo prenderemo. Sarà divertente domani attraversare. Piccola vettina e qua dietro c'è anche il camperozzo. Carletto il camper. Carletto è quello dei sofficini. Carletto dei Sofficini è diventato Carletto il camper, perfetto, giusto? Allora, siamo in attesa della partenza del traghetto Grimaldi Lines dal porto di Livorno e Mauretto che fa? In attesa di imbarcarci, guarda il computer. Decideremo giorno per giorno cosa fare. Abbiamo un po' di amici da andare a trovare, dal nord, al sud, all'est, all'ovest della Sardegna, quindi in qualche modo occuperemo il nostro tempo. Abbiamo diverse settimane. Pronti a partire? Camperozzo è già in coda, il traghetto è lì. Manca poco e si parte. Si prospetta una traversata divertente, sono previsti in partenza alle 13, dove più o meno saremo qua, 2,6 metri, 2,7 metri di onda. Bene, Che bello. Poi, bene. Poi come va? Poi andando avanti dovremo avere nel pomeriggio un po' più tranquillo, 07, 08, perché siamo ridossati dalla Corsica. Per arrivare questa sera più o meno intorno alle 18 andiamo sulle bocche, ma 1,6. La partenza non è delle più... Speriamo che il camper piacevoli. non balli troppo, nel senso che... Abbiamo anche le biciclette dietro Anche che le saltano biciclette fuori dietro. dalla barca, dal Che camper. poi escono e dicono vado a fare un giro in piedi, vado a fare un giro in bici. Sarà quel che sarà, e come diceva un mio mentore nella nautica, la vita è una tempesta e prendono le cosa devi dire. Ringraziamo un po'
i ragazzi di RDN, soprattutto Roberto che ci ha seguito tutta la pratica ed Emanuele, anche ieri l'abbiamo chiamato per un piccolo problema, magari lo richiameremo domani mattina perché vediamo di risolvere questo piccolo problema, sempre comunque sia Emanuele che Roberto molto disponibili. E RDN di Bergamo, no, di dov'è quel paese? Albano Sant'Alessandro. Albano Sant'Alessandro, vicino a Bergamo. C'è un po' d'arietta, dice Mauro. Siamo saliti, per una volta tanto vado in mare senza dover avere qualche responsabilità. Capita. Il mare non si prospetta. Sì, ma niente di Tranquillo, particolare, però mi sembrava una cosa peggiore, ma per barche di questo tipo, navi di questo tipo. Eccolo Mauro che si è messo al riparo dal vento. Siamo usciti dal porto di Livorno, c'è un bel mare, sarà un forza 6, tranquillo, 6 anche tendente 7. Chiaro che con questa nave si affronta bene, ecco, onde di un paio di metri, 2 metri e mezzo, qui tra il vetro si vede un po', affrontiamo questa traversata, vi aggiorneremo nelle prossime ore. E finalmente dopo circa 9 ore di navigazione siamo arrivati e stiamo sbarcando. In terra sarda. Siamo ad Olbia, sabato mattina 19 novembre, ieri sera siamo sbarcati dal traghetto Grimaldi, da Livorno, abbastanza tardi, quindi ci siamo semplicemente fermati qua, siamo davanti all'aeroporto di Olbia, dietro il marina di Olbia, ci siamo fermati qua per la notte e ieri sera appena arrivati ha iniziato a piovere e non sta ancora smettendo, guardate, qui abbiamo tutto un po' appannato però. Adesso ci sposteremo verso sud, verso Budoni, sperando di trovare un po' di sole. Betty ecco qua che si sta muovendo. In attesa del miglioramento cominciamo a scendere molto lentamente verso sud. Eccoci, siamo arrivati qua, dietro le mie spalle c'è il marina di Olbia, questo, dove anche in estate spesso da queste parti facciamo sosta. Qua ci sono, quelle là in fondo sono le Dolomiti di San Pantaleo e poi qua abbiamo tutto l'entroterra gallurese. È lì che si dà da fare. Eccola. Ciao Mauretto! Non esco perché c'è un po' Piove. umidiccio, piove e non ho voglia di bagnarmi, sono ancora in tutina. Fortuna che ce l'ho la tutina, che di solito a volte anche senza. Una veloce carrellata sul marina di Olbia. Noi per quanto siamo on the road in questo momento, la mia vita è sempre in mare. Ecco un altro piccolo leudetto a vela latina. La mia vita è sul mare e quindi ovvio che sono sempre affascinato. Ma che belli quelli lassù, sono dei fenicotteri che stanno viaggiando in formazione per spostarsi da uno stagno a un altro alla ricerca di cibo e comfort. Ci stiamo avvicinando alla spiaggia del Lido del Sole. Nell'avvicinarsi attraversiamo le saline ed infatti lì ci sono anche i fenicotteri rosa bellissimi che stanno, guarda che apre le ali, che bella. Oggi tempo grigio, ma ci dedichiamo al bird watching, vero amore?
Siamo alla punta delle Saline, lato sud del Golfo di Olbia. È Mauretto che ci dice. Questo è l'ingresso del Golfo di Olbia, vedete? Là dove c'è quel faro bianco è l'ingresso della parte portuale di Olbia. Là ci sono tutti i cantieri nautici sul lato nord del golfo. Qua si cominciano a vedere delle coltivazioni di cozze. Quello là in fondo sotto quella montagna, Sì, là sotto. che si chiama Capofigari. Là sulla sinistra di Capofigari c'è Golfo Aranci. Qui dalla punta delle Saline, Golfo Aranci e Capofigari che chiude a nord il Golfo di Olbia, a sud è chiuso dall'isola della Tavolara, Che è quella là dietro. è quella che si vede là dietro. dietro. Una piccola storia per dirvi un po' com'è nato il nome Golfo Aranci. Tanti si domandano perché Golfo Aranci se gli aranci non ci sono. Nel Vittorio Emanuele II, mi sembra che fosse, quando è venuto in visita ai possedimenti della Sardegna, gli hanno detto: questo è il Golfo degli Granci, cioè dei granci. Ma lui ha capito Golfo Aranci e parola di re non si discute, e da allora si chiama Golfo Aranci. Isola di Tavolara, Là sullo sfondo. isola di Molara sulla destra. E adesso un po' nascosta. Ecco che ci avviciniamo alla Tavolara, l'abbiamo esattamente di fronte. Un'isola splendida, con anche l'isolotto di Molara là sullo sfondo dietro quelle barchette. Anche qui, Mhm. se vogliamo, c'è una piccola storiella Dici, dici. che so perché ho vissuto qua per un sacco di anni, Mhm. negli anni 90, quando lavoravo nella zona di Portocervo, e quindi tutte queste storie me le raccontavano i locali. Qua a Tavolara sempre il re di qui sopra è venuto un giorno, e il pescatore che vive sulla lingua di sabbia verso Porto San Paolo, che viveva lì, gli diede da mangiare. Il re si trovò così bene che lo nominò re di Tavolara. Ancora oggi, se si va nella spiaggia, nell'unica parte dell'isola di Tavolara accessibile, cioè quella verso Porto San Paolo, una lingua di sabbia, un'unghia verso Porto San Paolo, ci sono due ristoranti, che sono il ristorante del re di Tavolara, che ormai è il nipote se non il pronipote, e il fratello di fianco ha aperto anche lui il ristorante del re di Tavolara. Ci sono due ristoranti del re di Tavolara che entrambi dicono di essere gli eredi del regno di Tavolara. Ma una cosa bellissima, oltre ai fiori di Giglio che durante il periodo estivo sono nella spiaggia, la cosa bellissima è un bellissimo cimitero che è in questa lingua di sabbia, dove ci sono proprio le tombe dei vecchi re di Tavolara con le corone scolpite sopra. È un posto molto bello, e subito sotto Tavolara c'è l'isola di Molara, che è chiamata anche l'isola delle piscine per la limpidezza della propria acqua. Parlare, e ora partiamo per nuove avventure anche via terra. Chi è? Bene, Ciao, ragazzi. vediamo di apprezzare le bellezze dell'entroterra di Albenga. Vero amore? Di Albenga. Di Albenga ho detto. Della Sardegna volevo dire.
taglia. Eccoci qua, siamo a Olbia, è sabato mattina 18 novembre, siamo sbarcati ieri sera tardi. Oggi è il 19 comunque. 19 novembre. Allora, Rifa, comincio da qua. Ci stiamo avvicinando alla punta no, sbaglio, P rifare.